Ehi Riders e benvenuti dal vostro Medors. Su questo canale ho portato vari video di approfondimento sul mercato motociclistico, come ad esempio dal passaggio all'Euro 4 all'Euro 5 e che tra 2 anni vi ricordo si convertirà in Euro 5+, con tutte le relative conseguenze economiche e produttive per le case motociclistiche. Oppure come nel video dell'assalto della Cina al motociclismo, dove analizzavo i vari casi di marchi cinesi che hanno preso piede nel bel paese ma anche nel resto del mondo. Oggi con questo titolo ad effetto voglio condividere alcuni miei pensieri sulle case motociclistiche nipponiche e gli atteggiamenti strani che stanno avendo in un periodo storico molto particolare che porta anche a porsi domande del genere. Se ci pensiamo, a cavallo tra gli anni 60 e 70 le case giapponesi fecero sempre più breccia nel mercato italiano e mondiale, grazie anche all'impegno profuso nel moto mondiale e al raggiungimento di risultati vincenti, accompagnando il racing ad un concetto di moto utilitaria da tutti i giorni e per di più molto curata nei dettagli. Il mondo è cambiato nettamente da allora, con una globalizzazione sempre più intensa che per contenere i costi porta qualsiasi casa a delocalizzare la produzione, eccezion fatta per pochissimi modelli fiori all'occhiello dei marchi, sui quali però qualche componente straniera non è difficile trovarla. La componente straniera nella stragrande maggioranza dei casi viene dalla Cina, nazione che a livello produttivo ha dei veri e propri colossi che oltre a sostenere e rifornire il proprio mercato interno finiscono con l'acquisire marchi prestigiosi sull'orlo del fallimento o proprio falliti per tentare l'assalto al vecchio continente. Inoltre dobbiamo considerare anche che producono i famigerati microprocessori e altre componenti di vario tipo che appunto finiscono persino sulle nostre amate motociclette premium. Se da un lato però i cinesi hanno trovato il cavallo di Troia perfetto portando vecchi concetti motociclistici come le medie e piccole cilindrate, alle quali vengono aggiunte finiture elettroniche e design accattivanti, a volte anche scopiazzati da case più blasonate e proposte poi ad un prezzo molto aggressivo. Dall'altra parte lascia più sconcertati invece il comportamento delle case del sollevante. La disponibilità di prodotto praticamente assente rende molto difficile il lavoro, rovinando le entrate sia del marchio che dei concessionari stessi. Se a queste condizioni post-pandemia, aggravate dal conflitto tra Russia e Ucraina, aggiungiamo un aumento esponenziale del costo dei trasporti e delle materie prime, con un'inflazione che fa paura e cresce costantemente, e corredati da diktat europei anticombustibili fossili, allora anche alcuni atteggiamenti iniziano a diventare allarmanti, soprattutto se trattati con la riservatezza tipica dei giapponesi. Prendiamo ad esempio il caso Suzuki, che sul mercato interno asiatico fa registrare ottimi numeri di vendita, mentre a livello europeo e soprattutto italiano arranca non poco. Quest'anno è finita sui giornali generici e le riviste di settore dopo un clamoroso dietrofront sul progetto MotoGP, che inoltre li aveva portati a vincere il primo mondiale nell'era moderna. L'aspetto più eclatante è stata l'assunzione di un team manager di livello come Livio Suppo per riportare Suzuki in alto, come fece Davide Brivio con un team giovane affiatato nel 2020, e nel 2022 tra alti e bassi il progetto sembrava essere ancora molto buono, ma la dirigenza ha deciso di tagliare i fondi e dal prossimo anno niente costosa MotoGP per la casa di Hamamatsu, che potrà invece investire su altri campionati, come ad esempio nel mondiale Endurance, molto seguito dai motociclisti giapponesi, o perché no, tentare l'assalto al Moto America per replicare il successo di Tony Elias nel 2017. Inoltre negli ultimi anni di Moto America, nella Superstock e Supersport americana, Suzuki ha già vinto un buon numero di titoli. Emblematico anche il bozzetto di uno scooter Burgman in chiave elettrica. Che gli europei siano destinati ad avere esclusivamente auto elettriche o ibride e scooter elettrici da parte di Suzuki? Inquietante, ma assolutamente da non escludere. Kawasaki, come ben sappiamo, ha già scorporato la sezione moto, non ha apportato grandi cambiamenti al settore racing, anche se in questo periodo sta rivedendo il rinnovo di Johnny Ria con la condizione principale però di fornire una moto competitiva al nord irlandese, che potrebbe addirittura tornare alle origini in HRC con la nuova Fireblade che sta crescendo sempre più. Lo stravolgimento principale in Kawasaki però è legato alla rete vendita, che ha visto cannibalizzare diverse concessionarie Kawasaki in funzione di garantire il prodotto a quelle più grandi e consolidate. Non proprio un buon segno, insomma. Yamaha in MotoGP rimane solo con il team ufficiale trainato da un eccezionale Quartararo. Probabilmente se non ci fosse potremmo assistere ad un'altra defezione nipponica nella classe regina. Si vocifera almeno un rinnovo della R1 in ottica mondiale Superbike, ma anche qui c'è da vedere se avrà luogo, senza considerare che la mancanza di prodotto sta mettendo in ginocchio le concessionarie dei tre diapason. Anche in questo caso l'aria di tempesta si può avvertire. Per ultimo però mi sono tenuto il marchio che conosco meglio in qualità di venditore moto in concessionaria Honda. I problemi produttivi sono importanti e coinvolgono praticamente tutta la gamma, dagli scooter prodotti in Italia come i best seller della famiglia SH, il nuovo ADV 350 arriva a rilento col contagocce e il Forza 350 è una creatura mitologica. La situazione moto però è ancora più allarmante, con i modelli provenienti dalla Thailandia, parliamo quindi delle 500 bicilindriche e delle 650 4 cilindri, non disponibili. Proprio adesso quando il sole splende e i motociclisti vogliono uscire. Ma anche arrivando agli stabilimenti in Giappone la situazione non migliora, con la nuova NT 1100 finita ancora prima di iniziare la stagione. Le Africa Twin
1100, quasi stessa sorte, e i modelli 750, specialmente con DCT nel caso dell'NC, tutti terminati, dal Forza all'XADV, ovviamente non ci sono più modelli nuovi da vendere. E così possiamo dire che per questo 2022 la stagione sia già terminata. Sembra che la situazione dovrebbe tornare normale tra settembre e ottobre, ma anche in questo caso, in totale onestà, penso che oramai se ne riparli più per il 2023. Le motivazioni sicuramente sono tante e valide, ma il futuro per l'automotive in generale non è affatto roseo, specialmente per l'Europa che insegue forzate politiche green difficili da attuare in tempi così ristretti. Più avanti però dedicherò un video apposito sul mercato moto europeo. Ma per adesso vorrei sapere voi che cosa ne pensate di tutta questa situazione. I giapponesi stanno per lasciare i mercati europei per concentrarsi successivamente sull'elettrico? Gli accordi per batterie intercambiabili e anche di collaborazioni di rilievo, come ad esempio Honda con Sony, se ne sente più parlare. Quindi fatemi sapere qui sotto nei commenti. Io per come la vedo il motociclismo al quale ci siamo abituati sta per subire un drastico cambiamento, in parte spinto anche dalla Cina, che comunque controlla praticamente tutto, dalle materie prime ai marchi, e sta aggredendo molto forte su questo settore. Senza contare che anche il ricambio generazionale, diciamo che tenta a decollare. Il motociclista anagraficamente invecchia sempre di più, diciamo che nuovi motociclisti ne arrivano sempre di meno. Stiamo per assistere a un cambiamento importante, almeno secondo la mia personale opinione. Fatemi sapere quindi che cosa ne pensate nell'apposita sezione dei commenti. Inoltre, qualora non vi foste ancora iscritti al canale, vi invito a farlo per restare aggiornati sui miei successivi caricamenti attivando la campanellina, e se questo video vi è piaciuto lasciate un pollice in su e condividetelo con i vostri amici e coinvolgiamoli così in questo bel dibattito. Più siamo e più opinioni condividiamo. Per il resto noi ci vediamo in un prossimo video. Un lampeggio dal vostro Medors!